Buon pomeriggio, sono Francesca Modugno dell'Università di Pisa. È un grande piacere oggi con le colleghe e i colleghi presentarvi il progetto PRIN 2020 Superstar Sustainable Preservation Strategies for Street Art. È un progetto di ricerca finanziato dal MUR che si dedicherà nei prossimi 3 anni allo sviluppo di nuove strategie per la conoscenza e la conservazione dell'arte visuale pubblica situata in contesti urbani. Adesso passo a condividere lo schermo. Il progetto è coordinato dal Dipartimento di Chimica dell'Università di Pisa in collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari, e le altre unità al lavoro sono il Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino in collaborazione con il Centro di Conservazione e Restauro della Venaria Reale, gli istituti SCITEC, ICOM e ISPC del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Dipartimento di Chimica Ciamician dell'Università di Bologna e il Dipartimento di Chimica Materiale e Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano in collaborazione con l'Università di Venezia Ca' Foscari. E come vedremo nelle presentazioni di oggi pomeriggio, i ricercatori opereranno in rete con enti pubblici, enti preposti alla conservazione, restauratori pubblici e privati, associazioni e aziende. Ma perché intraprendere un progetto di ricerca scientifica dedicato alla street art? La street art, l'arte urbana, nota oggi anche come neomuralismo urbano, è un prodotto artistico strettamente connesso al contesto sociale e al paesaggio delle nostre città. Le radici storiche sono da ricercare nei movimenti legati al graffitismo emersi negli anni 60 del secolo scorso nei sobborghi delle grandi città americane come Chicago, New York e Filadelfia. Oggi la street art è ampiamente riconosciuta come una parte significativa del patrimonio del contemporaneo. È un panorama ampio e complesso, molto variegato, che include opere realizzate su commissione oppure non commissionate, spontanee, anche create illegalmente. Alcune opere sono ora storicizzate, oggetto di attenzione e tutela, altre considerate effimere dagli artisti stessi, e le decisioni su quali opere siano meritevoli di conservazione non sono facili, indirizzate da scelte storico-artistiche o citizen oriented, da strumenti legali non sempre adattabili alle diverse situazioni e naturalmente da aspetti materiali e contingenti. Sicuramente negli ultimi anni il valore percepito della street art è profondamente cambiato. In alcuni casi è stato anche intrapreso un percorso di musealizzazione con la creazione di musei all'aperto, ufficiali o non ufficiali, in molte città europee che attraggono un vasto pubblico, e in questo contesto molti dipinti murali stanno ricevendo crescente attenzione come beni culturali a rischio. Perché a rischio? Perché queste opere sono in contatto diretto con l'ambiente, e se questo da una parte è proprio ciò che rende la street art accessibile a un pubblico molto più ampio di quello che accede alle opere esposte in musei, collezioni, gallerie, siti archeologici, d'altra parte espone i materiali pittorici all'azione ambientale, antropica, all'abbandono, alla distruzione anche in alcuni casi, agli agenti atmosferici. Qui vediamo i ricercatori dell'Università di Pisa che si proteggono dalla pioggia davanti al murale di Francesco Barbieri che è situato davanti al nostro dipartimento. Esposizione ad atti vandalici e inquinanti, ai cambiamenti del clima e dell'ambiente urbano. Quindi, nonostante il valore estetico, sociale e politico dell'arte urbana sia riconosciuto da tempo, solo negli ultimi anni la street art è stata considerata meritevole di conservazione e di essere quindi preservata nel contesto in cui è stata prodotta.
ma le strategie per farlo sono ancora incomplete. È infatti in atto un intenso dibattito riguardo l'attribuzione di valore a una piuttosto che un'altra opera d'arte pubblica e sulle scelte conservative e di investimento delle risorse, ma in ogni caso la valutazione della stabilità dei materiali pittorici e lo sviluppo di procedure opportune sono un passo preliminare, imprescindibile, senza il quale non si può procedere a compiere nessuna di queste scelte, non si può procedere a scelte che siano sostenibili nel medio e nel lungo termine. Inoltre gli artisti contemporanei usano una varietà di materiali pittorici moderni, prodotti industriali dalle formulazioni complesse per le quali non sono ancora disponibili procedure di conservazione consolidate e che richiedono quindi metodi e materiali ottimizzati ad hoc. Quindi questa sfida conservativa richiede studio e ricerca da parte di scienziati e conservatori. Gli obiettivi del progetto Superstar sono proprio rispondere quindi a questa esigenza tramite una ricerca volta a investigare i materiali dell'arte pittorica urbana e i processi di degrado che li coinvolgono, sviluppando pratiche per mitigare gli effetti dei fattori di rischio, offrire delle opzioni e delle linee guida per la conservazione, nonché attuare un efficace e fruttuoso scambio di conoscenze che coinvolga tutti i portatori di interesse. E quindi gli interventi che seguono vi illustreranno la metodologia, che sarà basata sullo studio di materiali di riferimento, su indagini in situ di materiali pittorici, sullo sviluppo di procedure di pulitura che siano green e sostenibili, sulla valutazione di protettivi, e tutti questi aspetti saranno affrontati nei work package del progetto: selection of materials, analytical assessment and protocol, development of cleaning procedures, development of protection measures e naturalmente al centro di tutto un VP dedicato al trasferimento di conoscenze e alla disseminazione. Passo quindi la parola alle colleghe e ai colleghi che coordinano le unità coinvolte nel progetto. Le slide sono in inglese e il parlato è in italiano, ma al più presto aggiungeremo i sottotitoli a questo video che troverete su YouTube. E quindi gli interventi che vedremo descriveranno gli aspetti in cui è articolato il progetto, le unità, le metodologie. Sentiremo parlare di metodi di indagine innovativi per l'utilizzo in situ e in laboratorio, di approcci innovativi e green per la pulitura, sia di depositi che di graffiti vandalici. Parleremo di sperimentazione e valutazione della stabilità di protettivi, anche dei casi di studio che saranno oggetto di indagine. Quindi i prossimi interventi saranno molto interessanti e ricchi da un punto di vista altamente interdisciplinare. Introduco per prima la professoressa Dominique Scalarone dell'Università di Torino. Grazie Francesca, io condivido le mie slide che mi serviranno come riferimento proprio per presentarvi il ruolo e le attività che verranno svolte dall'unità di ricerca di Torino. A questa unità di ricerca partecipano un gruppo di persone che afferiscono al Dipartimento di Materiali Polimerici, al gruppo di materiali polimerici del Dipartimento di Chimica. Nel Dipartimento di Chimica di UNITO è attiva da molti anni, direi, una linea di ricerca dedicata ai beni culturali che coinvolge diverse persone, oltre a quelle che vedete nella slide, che sono direttamente coinvolte nel progetto. È una linea di ricerca che si occupa dello studio dei materiali archeologici o del patrimonio storico, artistico, dall'antichità fino ai nostri giorni, che si occupa di sviluppare nuovi materiali e metodologie per la conservazione e protocolli analitici per la valutazione dell'efficacia dei trattamenti.
Il nostro interesse nell'ambito dei materiali moderni, in particolare delle problematiche legate alla conservazione della street art, nasce da un'esperienza progettuale pregressa, che è quella del progetto CAPUS, Conservation of Art in Public Spaces, un progetto che è stato coordinato dall'Università di Torino, che si è concluso nel 2021 e che ha visto la partecipazione di 17 partner europei che hanno lavorato alla realizzazione di un repository digitale contenente tutti i casi studio analizzati durante il progetto, un glossario multilingue, delle linee guida per la definizione dei progetti conservativi di opere di arte urbana e una piattaforma e-learning destinata principalmente a studenti universitari dei corsi di conservazione e restauro e anche ai professionisti del settore. Il progetto Superstar rappresenta quindi per noi la possibilità di continuare questo filone di ricerca andando ad approfondire soprattutto gli aspetti più strettamente scientifici ed analitici legati alla conservazione di murales contemporanei della street art. Nelle nostre attività noi ci avvarremo della collaborazione del Centro Conservazione e Restauro della Venaria Reale, che ha sede presso Torino, è un ente che si occupa di ricerca e di formazione avanzata proprio nel campo della conservazione e del restauro del patrimonio. Il centro della Venaria Reale, con i suoi 9 laboratori di restauro e con il personale specializzato, si occupa, diciamo, quotidianamente di progettazione di linee guida, di protocolli mirati alla conservazione e allo studio dei manufatti del patrimonio artistico-culturale, elaborazione di piani di conservazione e manutenzione con particolare attenzione agli aspetti della conservazione preventiva, documentazione e studio dello stato di conservazione, oltre che, come vi accennavo, ad attività di formazione anche in collaborazione con l'Università di Torino. Nel progetto Superstar l'unità di ricerca di Torino ha la responsabilità del pacchetto di lavoro 2 sulla selezione dei materiali e dei casi studio e inoltre, diciamo, collaborerà insieme all'unità di Bologna alla definizione di procedure di pulitura con tecnologie laser. Abbiamo già cominciato a selezionare i casi studio potenzialmente di interesse per il nostro progetto. Abbiamo finora selezionato 9 casi studio localizzati in 5 diverse città. 3 di questi casi studio si trovano a Torino, sono stati individuati in collaborazione con il Comune e con la Fondazione Contrada e sono il murale a tema ambiente realizzato da Cor 79 Mr. Fyodor nel 2021, il murale di Caligaris e Mauro 149 che si trova all'interno del MAU, il Museo all'aperto di arte urbana di Torino, e il murale di Erika Elkane realizzato nell'edizione del 2010 del Festival di Street Art Picturine. Vi sono poi 3 casi studio identificati a Milano, anche in questo caso con diciamo, la collaborazione del Comune. Si tratta del murale Necesse di Smoe Studio, un murale di Zed che vedete nella parte in basso della slide, e poi il murale dal titolo La musica popolare, che fa parte del progetto Orme, un importante progetto che ha visto la realizzazione di 30 grandi murales ad opera del collettivo di artisti Ortica Noodles.
A questi si aggiungeranno poi i murales della Casa del Popolo di Livorno e quelli realizzati da Fabio Rieti a Colle Longo e che sono fra l'altro oggetto di un laboratorio didattico diretto dall'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Infine ci occuperemo anche del noto murale Tutto Mondo di Kiterin, l'ultimo realizzato dall'artista prima della sua prematura scomparsa. Fra l'altro si tratta del primo murale pubblico dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente rilevante e vincolato dalla soprintendenza con il decreto 335 del 2013. In questo caso l'interesse scientifico e soprattutto nella valutazione della permanenza del protettivo idrofase che è stato applicato nel 2015 dai restauratori Antonio Rava e Will Shank. Più in generale avrete notato che i casi studio che abbiamo selezionato hanno caratteristiche diverse sia per dimensione che per anno di realizzazione, luogo e stato di conservazione, e questo diciamo coerentemente con gli obiettivi del progetto, che spaziano dall'applicazione di tecniche di indagine innovative anche per superfici di grandi dimensioni non facilmente accessibili, alla sperimentazione di nuove soluzioni per la pulitura e per la protezione delle superfici dipinte. La maggior parte delle attività sperimentali, o quantomeno molte delle attività sperimentali, verranno realizzate su dei provini modello, quindi ci occuperemo anche della realizzazione, della progettazione di questi provini, utilizzando materiali che sono coerenti con quelli utilizzati solitamente dagli street artist progettando delle tipologie di campioni modello differenti in funzione del tipo di sperimentazione alla quale saranno poi destinate nelle fasi successive del progetto. Ci saranno quindi campioni con uno strato di colore, multistrato, con o senza primer, cioè preparazione della superficie del muro, con e senza protettivo. Verranno invecchiati in modo da simulare le condizioni di esposizione alla luce solare in modo accelerato e l'esposizione alle piogge, e verranno condotte delle caratterizzazioni iniziali, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche estetiche della superficie, le caratteristiche morfologiche sia della superficie che della sezione, per garantire un controllo e uniformità di risultati nelle fasi successive delle indagini. Come vi accennavo, come unità di ricerca collaboreremo anche con l'Università di Bologna allo sviluppo di procedure di pulitura laser o laser integrate. Questa attività sarà condotta in collaborazione con gli esperti restauratori del centro della Venaria Reale e verrà appunto proposta come metodologia eco-sostenibile poiché non comporta l'utilizzo di solventi e di agenti chimici. Verranno sperimentati tipologie di laser differenti che operano a lunghezze d'onda differenti, e verrà effettuata una valutazione analitica dell'efficacia della pulitura sia di tipo autoptico che analitico strumentale. Con questo ho concluso e cedo volentieri la parola alla collega Laura Cartechini del CNR. Grazie Dominique, buonasera a tutti. Quindi con la mia presentazione illustrerò le attività di ricerca che verranno condotte dall'unità del CNR, partner del progetto Superstar,
come potete vedere l'unità di ricerca sarà essenzialmente coinvolta, impegnata nella messa a punto di strategie analitiche per la conservazione preventiva di opere di street art. L'unità si compone dei ricercatori di 3 istituti, l'istituto SciTech con sede a Perugia, l'istituto ICCOM sede Pisa e l'istituto ISPC sede di Potenza. Le persone che vedete qui citate hanno alle spalle esperienza consolidata nell'ambito della ricerca nell'heritage science, come anche dimostrato dai vari progetti che nel corso degli anni hanno sostenuto queste attività di ricerca. Nel contesto del progetto Superstar, l'unità di ricerca del CNR sarà essenzialmente identificata nel Work Package 3, di cui è responsabile, Analytical Assessment e Integrated Analytical Protocol, e nell'ambito di questo Work Package il CNR insieme all'Università di Pisa e anche con la collaborazione e il supporto delle altre unità di ricerca lavoreranno in modo sinergico con metodologie complementari per la messa a punto di un protocollo analitico integrato che sia modulare e adattabile ad affrontare problematiche specifiche di questi materiali complessi presenti nelle opere di street art. Rispondendo anche alle esigenze di caratterizzazione dei materiali, ma non solo, anche di valutarne il loro stato di conservazione e in prospettiva di offrire strategie per il monitoraggio delle superfici e dei trattamenti conservativi a corto e lungo termine. Nello specifico il CNR svilupperà approcci analitici di tipo non invasivo per analisi da effettuare in situ, usufruendo della strumentazione mobile che è disponibile nell'ambito delle 2 piattaforme MOLAB e AirLab disponibili all'interno degli istituti coinvolti nel progetto. Il MOLAB da anni opera con successo nel campo della diagnostica non invasiva per i beni culturali di natura molto diversa, dai manoscritti ai dipinti antichi e moderni, manufatti archeologici e tessili, mentre AirLab è una piattaforma che è impiegata per il remote sensing, applicato soprattutto allo studio del nostro patrimonio nel contesto delle discipline dell'archeologia, ma nello specifico di questo progetto lavorerà con strumentazione supportata su drone in modo integrato e complementare al MOLAB per lo studio di superfici estese ad altezze rilevanti che caratterizzano proprio le opere di street art e che sono difficili da raggiungere anche per le strumentazioni portatili del MOLAB. Qui vedete una descrizione più dettagliata delle strumentazioni disponibili delle 2 piattaforme. Sia il MOLAB che l'AirLab offre un accesso transnazionale e anche a livello nazionale all'interno dell'infrastruttura per l'Heritage Science attraverso il progetto Hyperion HS, il nodo italiano dell'infrastruttura. Per quanto riguarda il MOLAB, esso è composto essenzialmente di strumentazioni di tipo spettroscopia implementate su device portatili che operano in spettrali diversi da raggi X al visibile, vicino e medio infrarosso e che possono lavorare o come analisi puntuali ma anche come imaging iperspettrale. L'imaging iperspettrale di per sé è veramente lo stato dell'arte della diagnostica non invasiva, in quanto le misure e le informazioni specifiche e dettagliate ottenute a livello puntuale vengono con queste tecniche estese su un'ampia superficie con risoluzioni che sono al di sotto del millimetro. Riguardo all'AirLab verranno impiegati droni con installate delle camere per imaging multispettrale nel visibile e nel vicino infrarosso, una termocamera e anche una camera iperspettrale nel visibile di recente acquisizione. E ovviamente tutti i risultati dell'AirLab verranno interpretati e analizzati con il supporto delle analisi effettuate attraverso il MOLAB. Lo studio delle opere in situ ovviamente verrà preceduto da un'estesa attività di sperimentazione in laboratorio della metodologia per valutare limiti e potenzialità delle varie tecniche, lavorando sia su prodotti commerciali che su provini di varia complessità e sottoposti a invecchiamento artificiali che verranno messi a disposizione nell'ambito del Work Package numero 2. Mi dispiace che si vede male la diapositiva.
Inoltre, nel caso di problematiche analitiche specifiche, verranno messe a punto analisi mirate con metodi di microspettoscopia da applicare su microcampioni. Questo ci aspettiamo sarà sicuramente necessario, per esempio, per la caratterizzazione di alcuni pigmenti organici sintetici, che sono noto essere difficili da poter studiare in situ. E nello specifico, lo studio verrà affrontato con l'implementazione di protocolli di tipo SERS, Surface Enhanced Raman Spectroscopy, i quali in prospettiva poi, una volta ottimizzati, potranno in futuro anche essere applicati in situ. Quindi concludo brevemente riassumendo quali sono i principali obiettivi che si propone il Work Package 3, quindi l'ottimizzazione di questo protocollo analitico integrato per la caratterizzazione dei materiali pittorici della street art, pigmenti, leganti, extender, additivi di varia natura, primer, valutazione dello stato di conservazione non solamente in termini di degrado chimico, ma anche valutazione della presenza di depositi, incrostazioni, patine biologiche, oppure distaccamenti della pellicola, risalita capillari, depositi e fluorescenze saline. E le metodologie che verranno utilizzate e ottimizzate nell'ambito di questo work package poi saranno anche di supporto per le attività di monitoraggio, di controllo dei trattamenti di pulitura e di protezione che verranno messi a punto e considerati nell'ambito degli altri work package 4 e 5. Quindi io concludo qui la mia presentazione delle attività portate avanti dal CNR nell'ambito del progetto e passo la parola al collega Jacopo Dannaso dell'Università di Pisa, che affiancherà il CNR nello svolgimento delle attività di ricerca del Work Package 3. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Laura. Adesso vi condividerò la presentazione nel quale vi illustrerò le attività dell'unità di ricerca di Pisa. Io sono Jacopo Dannaso, come appunto faccio parte dell'unità di ricerca di Pisa coordinata dalla professoressa Francesca Modugno. Nell'unità confluisce anche l'Università di Bari Aldo Moro con la professoressa Calvano. Gli obiettivi all'interno del progetto dell'unità sono molteplici. In primo luogo, UniP si occupa della coordinazione del progetto. A livello scientifico, le attività di ricerca si inseriscono all'interno del VP3, con l'obiettivo di messa a punto di tecniche di analisi innovative microinvasive e lo sviluppo di un protocollo integrato analitico con l'obiettivo di andare a caratterizzare sia i materiali pittorici che quelli utilizzati, ad esempio, per interventi di restauro o di protezione delle opere come i protettivi, ma anche per il monitoraggio degli interventi di restauro e di consolidamento e la valutazione delle loro performance a lungo termine. Inoltre, l'Università di Pisa sarà anche responsabilità di comunicazione e disseminazione del progetto. Le strumentazioni che avremo a disposizione per il raggiungimento di questi obiettivi saranno molteplici. Avremo infatti la possibilità di utilizzare la gas cromatografia accoppiata alla spettrometria di massa, la pirolisi analitica accoppiata alla gas cromatografia e spettrometria di massa, diverse tecniche basate su cromatografia liquida, quindi con detector ad array di diodi o con rivelazione a spettrometria di massa, tecniche più avanzate come la MALDI, l'analisi dei gas evoluti accoppiata alla spettrometria di massa, e infine tecniche termodinamiche come la termogravimetria combinata con la spettroscopia infrarossa e la calorimetria a scansione differenziale. Queste strumentazioni, oltre appunto a permettere di caratterizzare chimicamente un materiale, permettono di ottenere informazioni molto rilevanti sui loro processi di degrado, utilizzando generalmente quantità di campioni molto piccole, si parla anche dell'ordine dei microgrammi. In particolare ci permetteranno di valutare ad esempio il cambiamento delle proprietà termiche dei materiali, eventuali modifiche strutturali delle molecole presenti all'interno di diversi materiali, e permetteranno di andare a valutare nel dettaglio processi come quello di ossidazione, reticolazione e depolimerizzazione con relativa formazione di prodotti di degrado a basso peso molecolare. Andiamo però a vedere nel dettaglio queste tecniche analitiche. La prima che vi illustro è la pirolisi analitica accoppiata alla gas cromatografia e spettrometria di massa.
Con questa tecnica cosa andiamo a fare? Prendiamo dei campioni dell'ordine dei 50-100 microgrammi e all'interno della strumentazione vengono riscaldati ad alta temperatura in assenza di ossigeno. Questo riscaldamento ad alta temperatura in assenza di ossigeno porta alla formazione di molecole a basso peso molecolare che vengono poi separate con la gas cromatografia. Utilizzando poi la spettrometria di massa possiamo andare a dare nome e cognome a queste singole molecole che abbiamo generato durante il processo di pirolisi e ottenere informazioni importanti sul materiale che stiamo analizzando, che sia ad esempio la composizione chimica o che sia ad esempio il suo stato di degrado. Quindi otteniamo sia informazioni di tipo qualitativo ma anche tipo quantitativo, come ad esempio fenomeni di depolimerizzazione o polimerizzazione di un materiale. In particolare, durante il progetto avremo la possibilità di avere accesso alla strumentazione disponibile al Centro per l'integrazione della strumentazione scientifica dell'Università di Pisa, il CISU, che permetterà di effettuare, oltre all'analisi in pirolisi classica, degli studi di irraggiamento UV per lo studio dell'invecchiamento dei materiali direttamente all'interno della camera di pirolisi. Questa tipologia di irraggiamento permette quindi di generare un invecchiamento accelerato con la conseguente produzione di prodotti di degrado, che siano essi volatili o ad alto peso molecolare, e l'accoppiamento diretto di questo irraggiamento all'interno della camera di pirolisi permetterà ad esempio di valutare le emissioni di composti organici volatili direttamente online durante il processo di invecchiamento. Tra le varie tecniche basate sulla pirolisi analitica abbiamo anche l'analisi dei gas evoluti. La strumentazione utilizzata per l'analisi dei gas evoluti è la medesima che si utilizza per la pirolisi. L'unica differenza è che invece di avere una colonna cromatografica che ci permette di separare le molecole, abbiamo un tubo diretto inerte che collega il pirolizzatore allo spettrometro di massa. In questo caso quindi la separazione dei costituenti dei materiali, dei costituenti organici del materiale che stiamo analizzando non avviene più in funzione della separazione cromatografica vera e propria, ma della temperatura che noi andiamo a applicare alla camera di pirolisi. Di conseguenza cosa facciamo? Se noi mettiamo all'interno di un campione, all'interno del pirolizzatore un campione, scaldiamo gradualmente il campione, avremo la produzione di prodotti volatili, quindi avremo un'evoluzione dei gas dal campione e in base alla temperatura alla quale questi gas vengono evoluti possiamo andare a distinguere ad esempio la presenza di diversi plastificanti o composizioni complesse e distinguere ad esempio la presenza di più polimeri all'interno di una formulazione. Tra le tecniche termoanalitiche avremo anche la possibilità di applicare la termogravimetria accoppiata alla spettroscopia infrarossa e la colorimetria a scansione differenziale. Nella TGA, quindi la termogravimetria accoppiata alla spettroscopia infrarossa, si va a valutare la variazione di peso del campione in funzione del riscaldamento. La frazione che viene generata poi durante il riscaldamento si analizza direttamente con uno spettrofotometro infrarosso messo online direttamente al sistema di TGA. Nella seconda tecnica, invece, la DSC, quindi la colorimetria a scansione differenziale, si può andare a misurare da un punto di vista termodinamico quei fenomeni come la fusione, la cristallizzazione e le transizioni vetrose. Queste tecniche sono estremamente utili per andare a valutare, ad esempio, l'interazione tra un materiale pittorico e gli eventuali materiali protettivi che vengono utilizzati, ad esempio, durante un intervento di restauro. Tornando alle tecniche cromatografiche, durante il progetto verrà anche impiegata la cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiate alla spettrometria di massa tramite una sorgente elettrospray. La particolarità di questa tecnica è che sfrutta la spettrometria di massa ad alta risoluzione per andare a identificare e valutare la composizione elementare delle molecole che andiamo ad analizzare. In questo caso, per analizzare un campione dobbiamo sottoporlo ad un'estrazione con specifici solventi e l'estratto appunto dai campioni viene iniettato direttamente all'interno del cromatografo e analizzato appunto con la spettrometria di massa.
Una delle cose vantaggiose di questa tecnica è che permette, oltre di effettuare un'analisi della composizione elementare, anche di effettuare degli studi di spettrometria di massa tandem. Quindi noi, una molecola che abbiamo analizzato in spettrometria di massa, possiamo successivamente riframmentarla e quindi ottenere altre informazioni chimiche, ad esempio sulla struttura delle molecole che stiamo andando ad analizzare. Inoltre verrà utilizzata la spettrometria di massa a ionizzazione laser assistita da matrice, la MALDI. Con questo approccio il campione viene supportato su una opportuna matrice e sottoposto a irraggiamento con impulsi laser. Questo porta a desorbire e ionizzare i costituenti organici del campione, ottenendo quindi, anche in questo caso mediante la spettrometria di massa, una rivelazione immediata delle molecole costituenti il campione che stiamo analizzando. E in maniera analoga a quanto detto precedentemente si possono effettuare studi di spettrometria di massa tandem con l'obiettivo di andare a valutare anche la struttura delle molecole che stiamo analizzando. Infine avremo la possibilità di utilizzare anche delle strumentazioni trasportabili, quindi strumentazioni che possiamo utilizzare al di fuori del laboratorio, nello specifico la SIFT, la Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry. Questa tecnica è una tecnica di spettrometria di massa che è una strumentazione che si può portare al di fuori del laboratorio e permette di effettuare sia analisi di tipo qualitativo che analisi di tipo quantitativo. Ad esempio si può valutare l'emissione o la variazione della concentrazione di composti volatili durante il tempo e avere un valore di concentrazione assoluta direttamente effettuando l'analisi senza l'ausilio di rette di calibrazione. Questa tipologia di tecnica è estremamente utile per caratterizzare i composti organici volatili emessi da materiali pittorici, ma anche per valutare ad esempio i VOC emessi dai materiali utilizzati durante il restauro, come ad esempio i gel di pulitura o eventuali tipologie di solventi. E con questo avrei concluso e passo la parola a Silvia Prati dell'Università di Bologna. Buon pomeriggio a tutti, io vi presenterò l'attività del gruppo di ricerca dell'Università di Bologna, composto da me e dai miei colleghi, il professor Rocco Mazzeo e la professoressa Giorgia Asciutto, che insieme a me svolgono attività di ricerca e di didattica nell'ambito della chimica applicata ai beni culturali, in particolar modo all'interno del corso di laurea internazionale in Science for the Conservation and Restoration of Cultural Heritage afferente al Dipartimento di Chimica. Insieme a noi saranno coinvolti in questo progetto 2 nostri postdoc e 2 dottorandi. All'interno di Superstar il gruppo NIBO sarà coinvolto in primis come VP Leader del Work Package 4 relativo allo sviluppo di prodotti per la pulitura, ma anche all'interno del Work Package 2 e del Work Package 3. All'interno del Work Package 2 il nostro contributo sarà legato alla definizione della composizione delle condizioni di invecchiamento, dei mock-up per effettuare poi i test di pulitura. E all'interno del Work Package 3 metteremo a disposizione le nostre competenze relative allo sviluppo di protocolli analitici avanzati basati sull'utilizzo di tecniche iperspettrali e di imaging accoppiate a sistemi di data processing basati su metodi chemiometrici per la caratterizzazione dei materiali e per la valutazione dell'efficacia dei sistemi di pulitura. Sistemi di pulitura che svilupperemo all'interno del Work Package 4 con 2 linee distinte. Da una parte lo sviluppo di materiali green per la pulitura, sia di sporco e di deposito che di atti vandalici, e all'interno del Task 2 con la collaborazione dell'Università di Torino e dei laboratori di restauro della Venaria, lo sviluppo di metodi laser cleaning per la pulitura di opere di street art. Per quello che riguarda il Task 1, l'unità Unibo ha acquisito in questi anni esperienza nello sviluppo di materiali green per la pulitura di diverse tipologie di oggetti di interesse storico-artistico, dai dipinti su supporto mobile ai dipinti murali,
a opere metalliche, a film cinematografici. Utilizzeremo quindi queste competenze per sviluppare dei materiali ad hoc per le problematiche relative alla street art, in particolare testando gel green basati sul utilizzo di polimeri provenienti da fonti rinnovabili come il PHB, polidrossibutirrato, che viene prodotto per via biologica, o il gel di agar, accoppiati a solventi green e non tossici. Utilizzeremo anche dei sistemi combinati che abbiamo già testato in maniera molto efficace sui dipinti su supporto mobili, realizzati combinando i gel green con tessuti elettrofilati che hanno una nanoporosità, nanomicroporosità, che consente un rilascio più controllato del solvente e che grazie a effetti di capillarità favorisce la rimozione degli strati indesiderati. Testeremo inoltre l'utilizzo di questi tessuti, non tessuti, accoppiati direttamente con l'utilizzo di solventi non tossici. Ho modo di presentarvi qualche primo test che abbiamo già avuto modo di effettuare, preparando dei mock-up abbastanza semplici, applicando strati di spray, singoli strati o anche strati sovrapposti su supporti di marmo, testando diverse composizioni, in particolare diversi tipi di leganti, acrilici, acrilici stirenici e alchilici. Su questi provini abbiamo cominciato a testare sia solventi green e non green applicati con cotton swab, che gel e elettrofilati sui quali abbiamo fatto assorbire il solvente green, e i primi test ci hanno mostrato ottimi risultati quando dobbiamo rimuovere un singolo strato, e ottimi risultati quando dobbiamo rimuovere un strato con un legante acrilico sopra un legante alchilico. Abbiamo cominciato a fare dei test anche di rimozione di strati con legante acrilico sopra un strato con lo stesso legante, e in questo ambito la selettività del sistema e il rilascio del solvente deve essere ancora ottimizzato per evitare di andare a intaccare lo strato sottostante. Come ulteriore attività che svolgeremo all'interno del progetto, cercheremo quindi di aumentare la selettività del sistema pulente, agendo sia sul sistema carrier del solvente che aggiungendo alle formulazioni dei possibili molecole attivatrici che sotto l'effetto di stimoli localizzati possano permetterci di ottenere un'azione molto selettiva in modo da rimuovere solamente gli strati superficiali. Valuteremo poi diverse combinazioni di strati di spray con diverse tipologie di legante. Cercheremo di sviluppare degli elettrofilati un pochino più green, quindi con procedure di produzione partendo da fonti rinnovabili, e valuteremo anche in termini di efficacia di pulitura l'effetto di un eventuale protettivo applicato a difesa dell'opera di street art contro l'applicazione di atti vandalici. Direi che ho concluso la mia carrellata e lascio quindi la parola alla professoressa Lucia Tognolo del Politecnico di Milano. Grazie Silvia, buon pomeriggio a tutti. La nostra unità di ricerca nasce dalla convenzione di ricerca, una convenzione quadro tra il Politecnico di Milano e l'Università Ca' Foscari di Venezia. L'unità si compone, oltre a me, della professoressa Sara Guinanic e della dottoressa Francesca Izzo.
Inoltre avremo studenti naturalmente di master, di tesi di laurea magistrale, e abbiamo un ricercatore postdoc. Questa piccola unità ha un'esperienza ormai pluriennale sulla studio e la caratterizzazione, la messa a punto, lo sviluppo di protettivi, di materiali per la protezione, in particolare per la protezione di materiali lapidei, quali pietre naturali, intonaci o calcestruzzi. Negli ultimi anni abbiamo, diciamo, avuto l'occasione di sviluppare prodotti nanostrutturati, soprattutto nell'ambito di un progetto europeo Nanocathedral, che ha visto lo sviluppo di protettivi per litotipi diversi e la messa a punto di protocolli specifici per la protezione dell'architettura contemporanea. Nello stesso tempo l'unità di ricerca di Venezia ha potuto sviluppare diciamo metodologie di studio e anche sviluppo di materiali per l'arte contemporanea, sia con attenzione alle opere su tela, che invece proprio specificamente nell'ambito dell'arte urbana e della street art. In questo senso, molto recentemente, in collaborazione con l'associazione CESMAR e la società Antares, sono stati proprio messi a punto, testati una serie di protettivi per la street art, e quindi si è già cominciato a sviluppare il tema che sarà per noi quello centrale anche nell'ambito del progetto Superstar. Questa unità ha come obiettivi principali di lavorare sia nel Work Package 2, nella selezione dei materiali e dei casi studio, sia nel Work Package 5, appunto dedicato alla messa a punto e al testing di sistemi protettivi, sia nel Work Package finale 6 per la messa a punto delle linee guida. Per quanto riguarda la selezione dei coating, ci siamo orientati a condurre un'analisi dei prodotti attualmente sul mercato, anche in base a quelli che saranno i risultati di un'indagine invece sulle imprese di restauro con i restauratori, e quindi un'indagine che miri a capire oggi quali sono i problemi maggiori e quali sono le risposte che finora sono state attuate. Il nostro interesse sarà anche quello di avvicinare, speriamo che ce ne sia la possibilità con le collaborazioni che stiamo mettendo in atto, di avvicinare anche gli artisti di street art, che certamente cominciano ad avere, diciamo, sia anche delle tecniche avanzate e quindi un interesse alla protezione delle loro opere. Quello che faremo nel Work Package 5 specifico sarà una sperimentazione, un lavoro sperimentale sia svolto in parte in laboratorio ed in situ, che ci permetterà da un lato di studiare le problematiche della protezione su provini, quindi su mock-up preparati appositamente. E in questo caso il nostro interesse sarà quello di studiare la compatibilità estetica e chimica dei materiali protettivi nei riguardi della pellicola pittorica e anche multistrato naturalmente, il comportamento dei protettivi, dei coating protettivi verso in particolare verso le precipitazioni meteoriche, quindi la pioggia, l'acqua, l'umidità, quindi nei confronti dell'acqua liquida, e quindi il comportamento di adesione dei coating alle superfici pittoriche. È anche uno studio, l'interesse nostro è anche quello di cominciare
uno studio sul comportamento micromeccanico della superficie. Infine, naturalmente dovremo considerare la stabilità chimica dei coating stesi e esposti in condizioni artificiali in laboratorio. In situ il lavoro sperimentale naturalmente sarà condotto su alcuni casi studio selezionati tra quelli che già la professoressa Scalarone ha illustrato, e in questo caso il nostro interesse sarà implementare dei piccoli cantieri pilota perché sia possibile monitorare anche per un lasso di tempo limitato le performance dei protettivi. Naturalmente l'interesse nostro è anche quello di sviluppare un protocollo specifico per il testing dei materiali protettivi. È un'esperienza che ancora non è codificata a nessun livello, quindi non si sa bene come valutare, diciamo, il comportamento di questi materiali in opera, e quindi ci si rifà a tutta una serie di standard, di protocolli standard di misura e di testing che sono stati messi a punto su superfici di diversa natura. Per questa ragione il protocollo è naturalmente tutto quanto da mettere a punto e sarà una parte importante del nostro lavoro. Sempre nel Work Package 5, molta attenzione sarà data allo studio della durabilità dei coating protettivi. Questo tema è importante perché naturalmente anche queste sono superfici come quelle architettoniche molto vaste, e questi trattamenti sono molto onerosi sia in termini di costi dei materiali che di applicazione. Quindi la durabilità di questi trattamenti e il mantenimento dell'efficacia di questi trattamenti è un tema importante. 2 sono le condizioni di invecchiamento accelerato che testeremo in laboratorio, un invecchiamento di tipo UV solare combinato con cicli termici e di umidità, e un invecchiamento invece accelerato nella camera della pioggia, laddove sarà importante appunto testare la resistenza dei campioni trattati e non trattati alla diretta esposizione alle precipitazioni meteoriche. Come già detto dalla professoressa Scalarone, noi abbiamo la fortuna di essere a Milano, dove c'è sicuramente un patrimonio di opere di street art molto importante, anche di artisti già affermati e noti, e quindi c'è interesse per sviluppare sistemi protettivi. E quindi partiremo senz'altro dai cantieri, da dei cantieri pilota da impiantare in questi casi studio. Infine, nel Work Package 6, attraverso le collaborazioni le collaborazioni che abbiamo già stabilito, innanzitutto con il Comune di Milano e poi con il Comune di Torino e quello di Pisa, e le collaborazioni che abbiamo in Europa con imprese diciamo che si occupano di restauro, di interventi di conservazione. L'interesse è quello di mettere a punto delle linee guida per specifiche per la pulitura e la protezione della street art. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola nuovamente al nostro PI Francesca Modugno.
Francesca, il microfono. Mi è partito l'audio. Scusate, stavo ringraziando tutti coloro che ci ascoltano, i colleghi per le loro presentazioni e concludendo, sottolineando che quello che crediamo è che i risultati del progetto rappresenteranno un vero e proprio passo in avanti nel fornire alle istituzioni responsabili del decision making relativo all'arte pubblica, responsabili nel senso più ampio del termine, degli strumenti per il monitoraggio, per la diagnostica e anche delle soluzioni tecniche affidabili per la conservazione e per la protezione, che pensiamo altamente trasferibili oltre la durata di questo progetto, sia a situazioni ed opere d'arte pubbliche, ma anche in parte anche ad altri beni culturali costituiti da materiali moderni, e quindi per permettere una gestione sostenibile del patrimonio culturale che sia fondata su evidenze scientifiche. E devo, prima di concludere, però ringraziare anche tutti gli enti, i restauratori, i funzionari pubblici e le imprese private che hanno espresso interesse a collaborare con le unità di ricerca per raggiungere questo obiettivo, e questa rete di collaborazione si sta allargando, anzi aperta. L'obiettivo più importante della presentazione di oggi pomeriggio è che raggiunga un largo gruppo interdisciplinare di ricercatori, ma anche conservatori ed enti interessati a partecipare a questa rete che stiamo attivando e che considero essenziale per ottenere il massimo dal progetto in termini di risultati, trasferimento di conoscenze e anche di impatto, sia a breve che a lungo termine. Per questo motivo vi invito ancora a contattarci per proporci casi di studio, idee, anche solo commenti o spunti di discussione, e per attivare nuove collaborazioni, oltre che tramite i siti istituzionali, i contatti istituzionali. Ci trovate anche nel nostro sito web, che vi invito a seguire, e la presentazione sarà disponibile anche a breve su YouTube con collegamenti alle pagine web, e aggiungeremo anche i sottotitoli in inglese. Se non ci sono ulteriori commenti, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Thank you very much for your interest in our project.